Ciao ragazzi, eccoci qua con questo piccolissimo tutorial per quanto riguarda questo tool di Rev, vale a dire Room Sim. Questo tool ci permette di simulare il nostro ambiente d'ascolto in riferimento alle sue dimensioni o alle dimensioni che potrà avere un nostro futuro ambiente d'ascolto laddove volessimo progettare una stanza dedicata, e quindi di capire insieme all'architetto, all'ingegnere, in funzione dello spazio disponibile, quale dimensione potrà avere, e anche prevedere eventuali prese per quanto riguarda quella elettrica e per quanto riguarda diffusione, quindi il loro posizionamento, ma diciamo, ma anche per sfruttare al meglio un ambiente già preesistente che può essere il nostro salone o anche uno spazio già dedicato. Ok? Bene, come si procede? Innanzitutto, ovviamente, si deve indicare le dimensioni di questo spazio, di questo, diciamo, di questa stanza, che può essere, ripeto, quella esistente o quella, diciamo, futura, ok? Vale a dire le classiche, diciamo, lunghezza, altezza e larghezza, ok? E se eventualmente il nostro ambiente è ben sigillato o è aperto, cosa vuol dire? Se abbiamo il nostro salone o la nostra diciamo stanza dedicata, eventualmente avranno delle finestre, avranno delle porte, ma queste si possono chiudere, ok? E quindi si può considerare un ambiente sigillato. Laddove invece il nostro spazio è ritagliato, diciamo, da un altro più grande o simile, ovvero un open space, quindi diciamo non può essere sigillato per ovvi motivi, la spunta va al tolto, quindi da considerarsi come uno spazio aperto. Bene, una volta che abbiamo diciamo definito le dimensioni, qualche problema potrebbe nascere quando dobbiamo andare a indicare le classi di fonoassorbimento, che sono essenzialmente queste. Ok? Come procedere in tal senso? In questa circostanza vi suggerisco di farvi aiutare da una tabella, questa classe diciamo di fonoassorbimento che si può trovare anche in rete, o dai vari fornitori di materiali fonoassorbenti, di norma ne sono provvisti. Queste sono la classe A, la classe B, la classe C, e viene elencato generalmente come viene classificato, diciamo, tale materiale o condizione, ok? Quindi la classe A è altamente assorbente, quella B è altamente assorbente, diciamo in minor misura, molto assorbente la classe C, la classe D è assorbente e così via, fino ad arrivare a quella riflettente che non è classificata per nulla. Ok? Come si può notare, quando la parete è riflettente, diciamo è da 0 a 10, 0,10 perdon, ok? E può essere in questo caso l'unica parete è il soffitto, che può essere 10, ok? Pardon. Allora, diciamo che generalmente i valori oscillano tra 0,10 e 0,30, ok? Ad esempio, se il nostro pavimento è coperto, ci sono presenti dei grossi tappeti, se le pareti laterali ci stanno dei forti tendaggi pesanti, delle grosse librerie, i valori possono andare da poco assorbente ad assorbente, quindi da 0,30 a 0,10. Un pochino fatevi aiutare insomma da qualche amico che magari è più esperto, o se avete già idea delle vostre pareti, se sono assorbenti o poco assorbenti o riflettenti, va indicata semplicemente negli appositi spazi, ok? Né più e né meno, ma va fatto ovviamente perché cambia. Bene. Poi bisogna decidere cosa dobbiamo simulare, se abbiamo già i nostri diffusori destro e sinistro, ok? O se vogliamo simulare solo eventuale presenza di sub,
ok? Che possono essere uno o più di uno. Non cambia nulla nella simulazione, cambia solo la complessità di operare e ovviamente la risposta, perché le modalità sono le medesime, non cambia niente. Va indicata la F3 se questo sorgente è caricata su un box chiuso o reflex. Questo vale anche per diciamo i canali destro e sinistro, come dicevo, non cambia assolutamente nulla. C'è solo una piccola particolare che poi vi mostrerò per quanto riguarda il destro e il sinistro, che ve lo dico subito. Quando vi andate a spostare il canale destro e il canale sinistro si può decidere di farlo in modo simmetrico, ok? A prescindere che insomma tutte le sorgenti possono essere mosse nello spazio disponibile indipendentemente. L'unica particolare, il destro e il sinistro si può fare anche in modo simmetrico, ok? Mettendo la spunta qua, keep left and right, right symmetric, ok? E infatti se vado a spostare quello destro si muoverà anche quello sinistro. Questa è l'unica differenza tra il destro e il sinistro e i sub, ok? Per quanto riguarda il resto è tutto uguale. Per semplificare, voglio dire, metto solo un sub, anzi ne mettiamo due, va? Quindi va indicata la F3, sempre se è caricato in cassa chiusa, in cassa reflex, ok? Va indicato il taglio della risposta in questo caso, vedete da sub, mettiamo, tanto per fare un esempio, 90, va. Comunque sia, una volta stabilito cosa vogliamo simulare, le dimensioni le abbiamo indicato, le classi di fono assorbente l'abbiamo indicato, a questo punto andiamo su ogni elemento che può essere il sub di destra, il sub di sinistra o il microfono o l'ascoltatore, non cambia nulla, ok? Quando andate sull'elemento vi dirà anche le dimensioni riferito, questa è la vista dall'alto, ok? Qua stiamo guardando in testa all'ascoltatore, questi sono i due sub visti dall'alto, ok? Qua è quella invece vista frontale o da dietro, se vogliamo, che guarda verso il levante. Questa dovrebbe essere, diciamo, la parete frontale, ok? I sub stanno nell'angolo in questo caso, ok? Dicevo, quando vi posizionate sull'elemento senza schiacciare vi dà le misure di riferimento, ok? Sia per quanto riguarda l'altezza sia per quanto riguarda la distanza dalle due pareti, vedete? E schiacciando compaiono diciamo, le freccette che vi indica che è possibile muoverlo in tutte e due le direzioni, ok? I due assi, e la risposta di conseguenza varierà, ok? Quindi cosa vuol dire? Facciamo un'ipotesi: abbiamo una posizione obbligata che potrebbe essere questa, una a caso, così tanto per far diciamo mostrare concettualmente cosa si può fare, e spostiamo i woofer per avere nel punto di ascolto la migliore risposta possibile, sia per quanto riguarda la massima pressione o per quanto riguarda la massima linearità, ok? Sono due parametri che a volte non vanno insieme, ok? Potrebbe essere questa, o viceversa, abbiamo dei punti obbligati dei sub e vogliamo conoscere qual è la migliore posizione di ascolto e ci muoviamo in tutto lo spazio per avere o la massima linearità o la massima pressione, ok? E come vi dicevo, oltre ai sub si può introdurre anche il canale destro e il canale sinistro. Va solo a complicare o diciamo a ampliare le possibilità, ma concettualmente sul da farsi è la medesima cosa, non cambia nulla, ok? Infatti io posso spostare i due canali destra e sinistra in altezza, dalla posizione e quant'altro, diciamo le stanze delle pareti, in modo simmetrico e non,
perché posso anche muoverli indipendentemente, vedete? E ovviamente avremo la risposta di conseguenza in base alla posizione. Ehm, le risposte queste, diciamo tutto a sinistra, tutto a destra, quella frontale, cioè se stessimo posti sulla parete frontale, si possono ricavare attraverso questi grafici, che nient'altro un riepilogo di tutte queste risposte sia per medi e che sia in riferimento alla posizione d'ascolto. Invece di avere un grafico disposto in questo modo, lo avremo sul classico grafico di Rev, ve lo mostro, ok? Se andiamo sulla risposta, eccolo qua, ma questo è nient'altro che la risposta che avevamo prima, né più né meno. Le altre opzioni vi mostrano altre risposte in altre condizioni, che sono sempre quelle elencate, ok? Sia un dettaglio maggiore. Oltre alla possibilità di schiacciare su questo icono della macchina fotografica, abbiamo l'immagine di questo grafico, ok? Quindi ce lo possiamo salvare, lo possiamo incollare sul web, sulla pagina web e così via. Ehm, tutti gli altri tool che voi vedete qua ci aiutano solo a sistemare diciamo l'ascoltatore, la posizione dell'ascoltatore o il microfono sulla parte centrale, tutta a destra. Sono degli tool perché aiutano, diciamo, a posizionare, ma nulla di che, insomma, non è diciamo, non sono funzioni addizionali, ok? Sono solo degli piccoli strumenti che aiutano a muoversi. Qua ci sono le vari modali, assiali, tangenziali, oblique e quant'altro che si possono, diciamo, mostrare nei grafici, ok? Se serve bene, non serve toglietele perché vi confondono solo le idee. Poi laddove ci fosse una necessità di conoscere, non so, quell'assiale, come si comporta, c'è uno studio specifico, ovviamente, insomma, la metterete in evidenza e ve la mostrerà, ovviamente, ok? Né più e né meno. Non credo ci sia altro da aggiungere, sta a voi un attimo, insomma, in base alle vostre esigenze e alla vostra fantasia, ipotizzare tutte le possibili condizioni nelle quali il simulatore può aiutarvi, ok? È, diciamo, una simulazione senz'altro molto attendibile, è stato, insomma, verificato su insomma, certificata per certi versi, quindi è molto attendibile. Ovviamente le simulazioni corrette sono in funzione dei dati inseriti, se sono corretti, quindi se voi date dei dati sbagliati, lo ripeterò fino all'ennesima voglio dire, volta, i dati inseriti sbagliati comportano una simulazione sbagliata, a prescindere dalla buona qualità del simulatore, tutto qua, né più e né meno, ok? Bene, mi fermo qua, spero di aver fatto cosa gradita, un simulatore molto 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 interessante, anche per studiare, volendo. Vi faccio un esempio prima di chiudere. Cosa potrebbe succedere se la mia stanza invece di 3 metri fosse alta 5 metri? Succederebbe questo. Ok, quindi si potrebbe studiare in che modo le dimensioni incidono sulla risposta, ok? Quindi al di là dell'utilità, diciamo, prettamente diciamo riferita all'esigenza, quindi la più futile, no? È anche uno strumento didattico, volendo, quindi in che modo l'altezza incide, in che modo la larghezza incide, in quale misura, in quali condizioni, anche riferito sempre alla posizione dell'ascoltatore e dai vari elementi che possono essere i due canali destra e sinistra, eventuali sub. Quindi sta a voi, insomma, capire un attimo in che modo può aiutarvi questo simulatore. Ok? Bene, mi fermo qua, dicevo, spero di aver fatto cosa gradita.
Spero di essere stato chiaro, di non aver commesso grossi errori, mi fate sapere eventualmente. Se desiderate restare aggiornati vi suggerisco di iscrivervi al canale, non vi costa nulla. Alla prossima, ciao!